Due città, un'unica missione: trasformare il confine italo-sloveno in un laboratorio di sostenibilità urbana. Sta per iniziare una settimana che cambierà il modo di guardare agli spazi verdi di Gorizia e Nova Gorica. Presentata questa mattina l'edizione inaugurale di Verde Capitale, 7 giorni intensi che dal 1° settembre trasformeranno le due città gemelle in un palcoscenico naturale senza precedenti. Non si tratta di una semplice rassegna ambientale, è una rivoluzione verde che coinvolge università, istituzioni e cittadini in un esperimento di biodiversità transfrontaliera. L'ambizione è audace: dimostrare che questi territori, segnati dalla storia, possono diventare modello europeo di rigenerazione ecologica urbana. Dalla Sala Bianca del municipio di Gorizia, dove è stata presentata l'iniziativa, ascoltiamo Patrizia Artico, l'assessore che ha immaginato e promosso questa sfida ambiziosa. Ci spiega dal vivo come è nata l'idea di utilizzare il patrimonio naturale come strumento di rinascita culturale e sociale per il territorio transfrontaliero. E perché abbiamo voluto lanciare questa iniziativa coinvolgendo un po'? Perché Vode 25 è anche una riscoperta non solo della storia, ma anche quello che la storia positivo ha lasciato sul nostro territorio. Nell'Ottocento un barone del nome irrinunciabile è Seneco, così ha coniato il termine Lanizza d'Austria per Gorizia. Ma non solo, ha elaborato un progetto turistico. Gorizia era la città preferita dall'aristocrazia viennese, dall'aristocrazia austriaca, come città dove soggiornare. C'erano infinità di alberghi, soprattutto in inverno venivano nella nostra città perché era elegante, perché c'erano dei bellissimi giardini, dei bellissimi parchi, c'era un clima assolutamente favorevole ed era una città veramente da vivere, dove soggiornare con piacere. Sono state realizzate anche quelle che ancora oggi ci sono, le cosiddette ville austriache. Ma non solo, già la Gorizia era famosa in Europa ed era una città assolutamente piacevole, al punto che i Borboni di Francia l'avevano scelta come città del loro esilio. E allora abbiamo detto: perché non recuperare anche, naturalmente con le dovute bonifiche, recuperare quel progetto turistico, ma non solo. Gorizia negli ultimi decenni ha vissuto con una serie di eventi che hanno portato la sua economia, pensiamo al lavoro della Grande Guerra, alla Jugoslavia che è esplosa e ci è venuto a mancare quel bacino, no? Della Jugoslavia, come chiamano i Saterni, tutto questo è venuto a mancare, e oggi grazie alla Goma 25 può guardare con una rinnovata fiducia al futuro. I numeri parlano chiaro. Il territorio goriziano vanta una densità di alberi e superfici verdi che lo colloca ai vertici nazionali. Ma cosa significa davvero vivere in una delle aree urbane più respirabili d'Italia? Il calendario degli appuntamenti spazia dai convegni scientifici internazionali ai laboratori per bambini, dalle esplorazioni guidate nei parchi storici alle serate di osservazione astronomica. Ogni iniziativa è pensata per coinvolgere pubblici diversi in un unico grande racconto, quello di due comunità che hanno scelto la natura come linguaggio comune. Tra gli appuntamenti più attesi, il Congresso Botanico Internazionale, le degustazioni a tema apicoltura e soprattutto il forum cittadino dove amministratori e residenti progetteranno insieme il futuro verde del territorio. Sempre dalla Sala Bianca del municipio goriziano, Francesco Del Sordi, assessore all'ambiente, ci illustra dal vivo il patrimonio botanico eccezionale che caratterizza Gorizia, spiegandoci perché questa prima edizione rappresenta solo l'antipasto di un progetto più vasto e ambizioso. Ricordare tante cose della nostra città, l'abbiamo detto, un'eredità che abbiamo avuto dall'Ottocento e che tuttora stiamo coltivando, stiamo cercando di tutelare, di portare avanti, è il patrimonio del verde pubblico.
Nella mappa dei parchi che presenteremo il 1° settembre faremo anche un riferimento ad alcuni elementi che sono elementi numerici tecnici. Perché Gorizia, nelle classifiche non fatte dal Comune Gorizia, ma fatte da enti esterni, da testate giornalistiche, da associazioni, Gorizia ad oggi è una delle città più verdi d'Italia, perché numericamente l'eredità che abbiamo avuto dai nostri avi, 60 alberi abitante, che è un numero elevatissimo, sembra una cifra così forse insignificante, ma 60 alberi per abitante sono un numero elevatissimo. E infatti siamo nelle prime 10 città d'Italia per la più alta densità da questo punto di vista. Un altro numero importante, che poi è un filo conduttore e capirete il motivo per cui cito questi dati, i 140 metri quadri di verde pubblico fruibile dalla cittadinanza, non campi, verde pubblico fruibile dalla cittadinanza. Questo è un enorme patrimonio e anche questo dato ci permette di essere tra le prime città d'Italia a livello appunto di superficie. 140 metri. 40 metri quadri pro capite. 140 metri quadri. Sì, 60 piante circa e 59,7, insomma, è circa 140. Questo ovviamente dal punto di vista gestionale è un enorme problema, perché negli anni 60-70 noi avevamo una squadra di operai, 60 operai, noi oggi ne abbiamo, dico 6, ma quasi 6. Questo implica un enorme sforzo che dovrà essere ricalibrato, perché abbiamo deciso come amministrazione, noi oggi ci siamo, domani ci saranno altri, di riprendere, ricostruire e dare a nostra volta in eredità ai nostri figli, ai prossimi amministratori, questo patrimonio, perché sicuramente tra le tante cose che Gorizia ha di positivo sono i parchi giardini. Quando la natura diventa protagonista, le città cambiano volto. Verde Capitale promette di lasciare un segno duraturo, una nuova consapevolezza ambientale, una mappatura partecipata degli spazi verdi e soprattutto la dimostrazione che la sostenibilità può essere motore di sviluppo economico e sociale. Dal 1° al 7 settembre, il confine tra Italia e Slovenia diventa il simbolo di un'Europa che investe nel proprio futuro ambientale. Un appuntamento che va oltre l'evento. È l'inizio di una nuova stagione per il territorio transfrontaliero di Go 2025. Una settimana per scoprire che il verde non è solo colore, ma il linguaggio universale di speranza e cambiamento.